Ehi là, bandito! Eccomi di nuovo a parlare dei 21 Pilots dopo un periodo disperso nella mia trincea. Chi vuole capire capisca. Oggi volevo analizzare la figura di Nico e i 9 vescovi, ma per farlo dovremo tornare indietro di qualche anno. Ah, se sei un nuovo fan ti consiglio prima di recuperare il video in cui spiego l'universo di Trench che ti linko qui sopra e in descrizione, e poi di tornare qui per proseguire con la visione. Dunque, Tyler Joseph, mente e voce del gruppo, ha capito che personificare le proprie insicurezze è in qualche modo terapeutico, in quanto proiettandole all'esterno possiamo osservarle con i nostri occhi, comprenderle meglio e capire come approcciarle. È esattamente così che nasce il personaggio di Blurryface, la versione oscura del cantante che dà il volto e il nome per la copertina del quarto album. Lo si riconosce dalla pittura nera sul collo e sulle mani, dal cappellino e gli occhi rossi e dalla voce distorta, come vediamo nei videoclip di Stressed Out e Fairly Local. Ma è da Heavy Dirty Soul che le cose iniziano a complicarsi, in quanto la sua pubblicazione coincide con l'inizio dello hiatus, ovvero il periodo di silenzio totale in cui la band è rimasta per lavorare con cura al successivo e intricatissimo album, Trench. Il video di Heavy Dirty Soul si può definire un ibrido, in quanto, pur essendo della prima canzone di Blurryface, al suo interno troviamo già elementi che andranno poi a caratterizzare questo gioiellino. Josh coi capelli gialli, colore dei banditi, e il tizio incappucciato al volante, che possiamo dedurre sia Blurryface ma in una fase embrionale per quello che verrà. Infatti, dopo quasi un anno, il duo torna a farsi sentire rilasciando Jumpsuit, Nico and the Niners e Levitate, trilogia estratta da Trench. E ciò che troviamo sullo schermo non è altro che la forma evoluta di quelle che sono le paure e le ansie di un Tyler più consapevole del suo nemico. Blurryface 2.0, i 9 vescovi del Dima. Andre, Kions, Listo, Lisden, Sakarver, Vetomo, Restro, Nils e Nico. I loro nomi nascono dai versi delle canzoni sulla copertina di Blurryface, ad eccezione di Stressed Out, cioè la sola traccia in cui viene menzionata per intero la figura di Blurryface nell'omonimo album e che, guarda caso, corrisponde all'unico vescovo ad essere citato a sua volta nelle 14 tracce di Trench, Nico. O se preferisci, Nicholas Bourbaki, come viene chiamato all'inizio della seconda strofa di Morph, e il motivo di questo nome è quasi più affascinante degli altri 8. Per un lavoro creativo fatto bene bisogna tenere la mente aperta e prendere spunto da tutto ciò che ci capita sotto mano. Basti anche solo pensare che il nome 21 Pilots deriva dall'opera teatrale e in seguito anche film Erano tutti figli miei, di Arthur Miller. Facendo qualche ricerca potete scoprire che Nicholas Bourbaki altro non è che un eteronimo con cui un gruppo di matematici francesi firmava i propri scritti. Hanno introdotto importanti notazioni ed espressioni tutt'oggi in uso, tra cui il simbolo di insieme vuoto, che sicuramente avrà incontrato a scuola. Non lo so, mi ricorda qualcosa, ma dov'è che l'ho visto? Oh! Cioè, scusami, i 21 Pilots hanno inserito nella lore del loro album il materiale da cui hanno preso spunto per la creazione della band. Non so voi, ma questa io la reputo una scelta narrativa geniale. Ma non finisce qui, perché scavando un altro pochino risulta che gli stessi matematici abbiano preso a loro volta l'eteronimo da un generale francese. Charles Denis Sauter Bourbaki nel 1871, piuttosto che arrendersi ai prussiani, preferì spararsi in testa. Destino vuole che il proiettile fosse in qualche modo difettoso e, scontrandosi sulla sua fronte, si appiattì come contro una piastra di ghisa. Il miracolato generale ebbe solo una commozione cerebrale, fu trasferito in Svizzera per ricevere cure adeguate e morì nel 97, fine della lezione di storia. Se pensiamo che nella loro discografia il tema della morte e del suicidio è molto presente, Neon Gravestone per fare l'esempio più recente, Trench acquisisce ancora più spessore. Le canzoni possono anche non piacere a livello musicale, sono gusti, ma l'ottima qualità dello storytelling è innegabile. E un'altra, se vogliamo chiamarla così, coincidenza interessante è la quantità di membri all'interno dei due gruppi. Sia i matematici sia i vescovi sono in totale 9 e mi è venuto naturale indagare sul significato che potesse avere questa cifra. Per cominciare, pare venga visto come presagio di morte, ma anche rinascita in quanto ultimo numero delle unità prima di una nuova decina. Tuttavia sapevo dovesse esserci dell'altro e a furia di ragionarci ho avuto un'illuminazione che mi ha letteralmente fuso il cervello. Il nostro è un paese che ha sfornato artisti invidiati e studiati in tutto il mondo, e tra questi troviamo sicuramente Durante di Alighiero degli Alighieri.
E ho ragione di credere che Tyler Robert Joseph, da sempre cristiano, sia stato un po' influenzato dalla Divina Commedia, un poema allegorico sulla religione cattolica. Avrai già capito dove voglio andare a parare, ma forse un ripassino di letteratura ci vuole ugualmente. Dunque, prendendo una mappa della struttura dell'inferno e contando i cerchi che lo compongono, viene fuori che sono 9. Tu guarda che incredibile casualità. E indovina quale altro luogo inizia per D, continua per M e finisce per A, ha 9 cerchi? Già... Nella sua opera Dante ha attribuito a ogni corona concentrica un peccato ben definito. Allo stesso modo ritengo che i vescovi abbiano un significato preciso e una gerarchia. Dal video di Nico and the Niners infatti possiamo notare che le torri hanno altezze diverse, cosa che suppongo stia ad indicare il grado di importanza. Tuttavia non abbiamo abbastanza dati per poterle collegare con assoluta certezza a ciascun guardiano del Dima e da qui in poi possiamo solo fare ipotesi. Conoscendo la canzone di origine di ogni nome ho provato a unire ai singoli vescovi il peccato che sembrava più in sintonia. Ti ricordo che si tratta di una mia teoria, potrebbe anche essere completamente sbagliata. Detto questo, la conclusione a cui sono giunto è la seguente. Al limbo, cerchio dei non battezzati, ho messo Kions, essendo che in Heavy Dirty Soul Tyler implora di essere salvato. Al cerchio dei lussuriosi, tra cui Paolo e Francesca, c'è Sa Carver, essendo che Tear in My Heart è una canzone d'amore. Nel terzo il contrappasso è una pioggia incessante di grandine e neve. Mi ha ricordato il video di Fairly Local e quindi andrei di Andre. La punizione degli avari è spingere enormi massi e rinfacciarsi a vicenda le colpe quando ci si incontra. Polarize parla per l'appunto di conflittualità tra le persone, per cui al quarto cerchio ho messo Lisden. Nel quinto risiedono iracondi e accidiosi. Tyler nel ritornello di Ride dice di prendersi il suo tempo, di conseguenza ho scelto Listo. Al cerchio degli eretici Reisdro, dal momento che doubt vuol dire per l'appunto dubitare, mettere in dubbio. Nel settimo cerchio rientra il girone dei suicidi, per cui troviamo Nils, dato che Goner tocca quella tematica. Al penultimo, trattandosi dei fraudolenti, ho inserito Vetomo per via del verso non fidarti di una persona perfetta in Lame Boy. Al nono cerchio, andando per esclusione, c'è Nico, in quanto presumo sia il capo, e con questo l'elenco e il video giungono al termine. Scrivi nei commenti le tue teorie e cosa ne pensi del video, perché sono davvero curiosissimo. Se ti è piaciuto fammelo sapere con un bel like, iscriviti e ti ricordo che se hai bisogno di contattarmi trovi tutti i miei social in descrizione. Per oggi è tutto e... My name's perfect.